Cosa ci spinge a fermarci 5 minuti in più alla fine di un giro in un museo o dopo una mostra nello shop? Come mai quegli oggetti a tema d'arte ci ispirano così tanto? Forse vogliamo comprare il catalogo e approfondire alcuni dei racconti e pensieri della mostra, oppure vogliamo portare con noi nel tempo il ricordo di quell'esperienza, o forse semplicemente siamo nel negozio perfetto per un amante dell'arte, dove tutti gli oggetti sono stati scelti ad hoc per noi e dove ci sentiamo a nostro agio circondati da cose che ci attirano e ci stimolano la nostra curiosità. Io sono Clelia e oggi vi racconto come nascono gli shop dei musei e chi li cura. Se anche tu sei un appassionato d'arte come me e non vuoi perdere i prossimi video legati a viaggi, arte e mercato, allora iscriviti al canale e attiva la campanella. Una delle mie passioni più grandi fin da bambina è sempre stata quella di viaggiare e le mete dei miei viaggi sono sempre state per lo più città d'arte. Se devo scegliere preferisco i viaggi on the road che mi permettono di spostarmi da una città all'altra vedendo anche cosa mi accade intorno. Facevo così con i miei e ho continuato anche da adulta. In un video qui sul canale vi ho raccontato di uno dei viaggi più belli che abbia mai fatto di questo genere, un Interflix in giro per l'Europa per quasi 2 mesi, da Londra fino a Dubrovnik in Croazia, passando per Parigi, Monaco, Praga, Budapest, la Biennale di Venezia, Barcellona, Berlino, Amsterdam e poi di nuovo Londra. Un viaggio organizzato in meno di una settimana in cui non sapevo ancora cosa mi aspettasse, notti sui bus, cene con pizza in ostello, ma soprattutto tantissima arte e moltissimi musei. In questo genere di viaggi però non conviene mai portare troppe cose con sé, né comprarne ovviamente, quindi ho cominciato a chiedermi durante il viaggio come potessi, oltre che attraverso i video e le fotografie, raccogliere i miei ricordi. E ho iniziato così a comprare per ogni museo una cartolina dell'opera che mi aveva colpito di più o che per me e il mio fidanzato era stata una scoperta. Così oggi mi ritrovo a ricordare che il primo ritratto del periodo blu di Picasso che abbia mai visto è il ritratto di Madame Soler a Monaco. Questo per dirvi che per me i giri negli shop dei musei sono parte della visita del museo stesso e si integrano nella mia esperienza di questo luogo. E non sono neanche l'unica a pensarla così, perché degli studi sui musei inglesi e americani hanno dimostrato che molti di noi sono curiosi di vedere questi oggetti scelti per noi negli shop. Ma da dove è nata quest'idea? Vi racconterò magari presto, se siete curiosi di saperlo, la storia dei musei e della museologia in generale, ma per capirne un po' di più oggi vi basterà sapere questo. Circa 100 anni dopo che i primi musei in Europa come il Louvre a Parigi o il British Museum a Londra avevano aperto, comincia a diffondersi anche una nuova tendenza. Siamo alla fine dell'Ottocento e i visitatori di questi musei cominciano occasionalmente a trovare alla fine del loro giro delle riproduzioni delle opere esposte, ovviamente a costi non eccessivi, ma molto meno accessibili degli attuali costi della loro evoluzione, le nostre cartoline. Secondo un articolo che ho letto un paio di anni fa su una rivista online inglese, addirittura alcuni esempi di veri e propri negozi nei musei americani nascono proprio all'inizio dell'Ottocento. Vi racconto di questo episodio perché è interessante. A Filadelfia nel 1802, in un piccolo museo dedicato ad un ritrattista, alla fine del percorso un altro artista si mette d'accordo con l'istituzione e comincia a vendere ritratti dei visitatori. Scopre così che quasi l'80% dei visitatori li acquista come ricordo del proprio giro in museo. Poco dopo, sempre in America, cominciano a nascere i primi creatori di questi oggetti degli shop e le prime iniziative di marketing. Un'altra che è entrata nella storia è quella del 1870 del Met di New York. Il museo, da poco fondato, per una delle sue prime mostre acquisisce una serie di dipinti antichi da esporre nelle sale. E per rendere l'arte più vicino a tutti chiede ad un artista del periodo di creare delle stampe in serie di 10 di queste opere, da esporre insieme alle originali, però per la vendita ai visitatori. Il concetto è semplice e anche abbastanza chiaro. Puoi portare a casa con te ciò che vedi esposto e valorizzato qui nel museo. E nasce così l'idea di mettere a disposizione del visitatore un pezzo di museo ad un prezzo conveniente che da una parte fa da ricordo e dall'altra permette a tutti di essere dei piccoli collezionisti. Con il tempo, agli inizi del Novecento, questo genere di iniziative cominciano a diffondersi sempre di più e la scatola con le riproduzioni all'uscita dei musei a volte diventa un vero e proprio piccolo shop.
Non sarà però fino a 100 anni dopo, quindi ai nostri anni 80, che si svilupperà il concetto di museum shop così come lo conosciamo oggi. Tanto che addirittura negli anni 50 nasce l'associazione dei museum shop, che esiste tuttora, ed è un'organizzazione no profit nata in America proprio per supportare e valorizzare questi luoghi. Il problema infatti più forte che un museo si trova ad affrontare nell'avere al suo interno un negozio è quello dell'immagine. Parliamoci chiaramente, i musei fuori dall'Italia sono molto meno bigotti e si fanno molti meno problemi. Il problema è che, secondo alcuni, c'è questa idea che l'arte sia esclusiva e che non debba essere di tutti, e soprattutto che non debba esserlo attraverso le riproduzioni o l'oggettistica, perché, secondo sempre queste persone, ne svilisce il valore culturale. Grazie al cielo ci stiamo allontanando, anche grazie ai social e alla diffusione dell'informazione, da questa idea di esclusività dell'arte. Il concetto invece, secondo me, è abbastanza semplice. Questi oggetti, se di qualità dal punto di vista dei materiali, del design e della curatela, sono oggetti non soltanto belli, ma anche dal valore culturale. Un gioco da tavolo che ci fa scoprire qualcosa in più sul mondo dell'arte, un'agenda che ci permette al lavoro in università di portare con noi la nostra opera preferita, non ferisce nessuno, non svilisce nulla, anzi aggiunge del contenuto culturale. Oltre al fatto che spesso i museum shops sono anche delle piccole librerie tematiche in cui possiamo trovare libri a tema d'arte, design o moda che altrove o online sarebbe difficile riuscire a trovare. Ma la curiosità che forse è venuta a molti di noi è chi sceglie questi oggetti per noi nei museum shop e soprattutto da dove nascono. I grandi musei al mondo hanno dei veri e propri dipartimenti che si occupano dell'acquisto di ogni categoria di oggetti legati alla collezione o agli artisti in mostra. Si tratta onestamente per lo più di piccoli team di 2 o 3 persone che fanno ricerca di oggetti e li acquistano. In inglese ci si riferisce a loro come museum buyer o museum procurement team. Questi professionisti, oltre ad essere specializzati in libri d'arte o oggettistica varia, a volte si ritrovano per il museo a fare accordi con grandi aziende per avere dei prodotti ad esempio personalizzati. L'esempio secondo me più forte in questo è il Victoria and Albert Museum a Londra. Il museo infatti non solo ha fatto creare da artigiani, aziende locali e grandi aziende dei prodotti legati alla loro collezione, ma si è anche fatto furbo e ha cominciato a venderli online e ad altri musei. Questi possono essere semplici oggetti di poco valore, come la mia spilla azzurra con il loro logo, che ho preso come ricordo, oppure veri e propri capi d'abbigliamento come la maglietta realizzata in esclusiva con le foto di Leo Matiz per la mostra su Frida Kahlo. Oltre a questo team che si occupa di comprare o far realizzare gli oggetti, ci sono poi ovviamente le persone che si trovano all'interno del negozio fisicamente. Loro si occupano sia del rapporto con i visitatori che dell'inventario, la cassa e tutti i compiti relativi a una qualsiasi attività commerciale. Nella mia esperienza al Birmingham Museum, i colleghi che si occupavano dello shop erano nel mio stesso dipartimento, che si chiama Visitor Experience. Però, se siete curiosi e volete vedere come funziona questo mondo e quali sono i modi per poter entrare in questo settore, allora date un'occhiata online per le professioni che vi ho indicato prima. E se questo mio video in cui ho raccontato qualche curiosità su come nascono i museum shop e soprattutto chi sceglie gli oggetti che tanto ci attirano ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sui regali per amanti dell'arte o sui 6 libri scritti dagli artisti. Grazie e alla prossima!